Durante la 30ª Conferenza Generale di Parigi del 1999, l'UNESCO dichiarò il 21 marzo Giornata Mondiale della Poesia. Uno degli obiettivi principali della Giornata della Poesia è sostenere la diversità linguistica attraverso l'espressione poetica e offrire alle lingue a rischio di estinzione l'opportunità di essere ascoltate all'interno delle loro comunità. Celebrare la Giornata Mondiale della Poesia ha anche lo scopo di incoraggiare un ritorno alla tradizione orale dei recital di poesia, promuovere l'insegnamento della poesia, ripristinare un dialogo tra la poesia e le altre arti come il teatro, la danza, la musica e la pittura, sostenere i piccoli editori e creare un'immagine attraente della poesia nei media, in modo che l'arte della poesia non sia più considerata una forma d'arte obsoleta, bensì consenta alla società nel suo insieme di riconquistare e affermare la propria identità. È quello che si è verificato all'inizio del 2021, che si è imposto a livello politico-mediatico con la proclamazione di Joe Biden e Kamala Harris, rispettivamente come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Durante la cerimonia, la giovane poetessa americana Amanda Gorman ha recitato una sua poesia scritta apposta per la cerimonia, catalizzando su di sé l'attenzione delle televisioni di tutto il mondo. Giovane, talentuosa, nel 2017 è stata la prima persona a beneficiare dello status di giovane poetessa laureata d'America, è un modello per la generazione Z, quella dei nati tra la metà degli anni 90 e il 2010, e probabilmente anche di quella successiva, la generazione Alfa. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew, that even as we hurt, we hoped, that even as we tired, we tried, that we'll forever be tied together, victorious, not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That
is the promise to glade, the hill we climb if only we dare it, because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain: if we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left. With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the West. We will rise from the wind-swept Northeast, where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked South. We will rebuild, reconcile, and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Nel bel film Le cose che non ti ho detto, in un dialogo tra una madre e suo figlio, nasce l'idea di un motore di ricerca della poesia, con funzioni di medicina dell'anima, per consolare dalle ferite psicologiche. Una sorta di poesia 4.0, più che mai utile oggi per tutti noi, resi più fragili e insicuri dalla pandemia. Sto catalogando le poesie per argomenti. Sì, sai, solitudine, morte dell'amato, quel genere di cose. Solo poesie veramente belle, è ovvio. Non quelle sciocchezze da biglietto d'auguri. Matrimoni finiti, è piena quella cartella. E sentirsi un fallito, anche quella. Posso? Che cosa hai intenzione di farne? È una specie di sistema di consolazione. Se ti succede qualcosa di brutto, guardi nella mia antologia. Sì, questo l'ho capito, ma come fa una persona a sapere che esiste? Diventerà un libro, spero. Dovrebbe essere un sito web, mamma. È perfetta per internet. Potresti avere una barra di ricerca, digitare mi sento solo e avresti tutti i link delle poesie sulla solitudine. E come si fa? È facile, è quello che faccio tutti i giorni. Il difficile è proprio questo, è costruire il database. No, non è un database. È un'antologia. Puoi espanderla. Vuoi di più? Molto di più. Oh, conosco molte altre poesie, se è questo che vuoi dire, centinaia. Come pensi di chiamarla? Sono già stato qui. Vorrei chiamarla in questo modo, che è il senso, poi. Altri hanno già vissuto queste cose prima di noi. Non so perché questo sia di conforto, ma è così. Perché sono sopravvissuti? Alcuni sì, altri invece no. È la prima riga di una poesia di Rossetti.
La conosci? No. Vuoi che te la reciti? Sì, mi piacerebbe. Sono già stato qui, quando o come non saprei dire. Conosco l'erba oltre la porta, il dolce intenso odore, il suono di un sospiro, le luci lungo la costa. Già sei stata mia prima d'ora. Quanto tempo fa non saprei dire, ma proprio quando al volo di quella rondine il collo in quel modo hai girato, un velo è caduto e tutto ho saputo di te. È già stato così prima d'ora. Il volo vorticoso del tempo non verrà a colmare una volta ancora d'amore la nostra vita a dispetto della morte? E giorno e notte non vi stillerà una volta ancora la delizia? Titolo del sito web: Sono già stato qui, perché qualcun altro ha già vissuto la stessa cosa. Non siamo soli. Ok, allora. Si chiama Sono già stato qui. Digiti nella barra di ricerca. Qualunque cosa. Amore, vita, morte. Quello che vuoi. Qualcun altro ha già vissuto la stessa cosa. Non sei l'unico, quindi magari puoi farcela anche tu. È questo che puoi sentire. Ok, come posso farcela? Vuoi speranza? Ah, abbiamo la speranza. Non dire che la lotta nulla vale. La preferita di mia madre. Non dire che a nulla vale la lotta, che il travaglio e le ferite sono vane, che non verrà meno il nemico né fallirà, che le cose come sono resteranno. Perché mentre le onde stanche si infrangono, senza guadagnare un faticoso palmo, da lungi, tra fiumi avanzando e insenature, giunge silenzioso, tutto allagando, il mare. E quando il giorno viene, non dalle sole finestre a levante entra la luce. Di fronte sale lento, così lento, il sole. Ma là ad occidente, guarda, la terra già si irradia.